Bentornati nel forum. Oggi vi parliamo di Prism, un gioco di ruolo di Claudio Pustorino, già autore di Not the End, finanziato tramite campagna crowdfunding su itch.io, edito da Fumble GDR e distribuito da MS Edizioni. Vi siete mai chiesti come sarebbe giocare una campagna di un gioco di ruolo nel mondo di 1984 o di V per Vendetta o di una qualunque altra distopia a vostro piacimento ricalcandone le tematiche? Prism è un gioco che per l'appunto ci consente di poter fare questo, dandoci modo tra l'altro di comune accordo al tavolo di poter creare tutti insieme la nostra distopia e le caratteristiche che la compongono. Più nello specifico, in Prism i nostri personaggi dovranno fare delle scelte moralmente difficili, dovranno affrontare le loro paure all'interno del mondo distopico in cui si trovano. Vedremo come tutto questo si traduce in termini di meccaniche di gioco tra un momento. Se però alla fine di questa recensione vi interessasse un ulteriore approfondimento più specifico su Prism, io qui sotto in descrizione vi lascio i link ai nostri video dell'intervista fatta appunto all'autore e della sessione che ci ha fatto giocare in prova su questo canale, dove potrete avere un assaggio di che cosa significa effettivamente giocare attivamente Prism. Un altro dettaglio fondamentale che non va dimenticato è che questo gioco è stato sì sostenuto tramite campagna crowdfunding, ma interessante sono state le dinamiche, perché appunto Prism non è stato sostenuto tramite la classica campagna su Kickstarter, invece l'autore ha preferito spostarsi su una piattaforma un po' meno conosciuta e meno grande rispetto appunto a Kickstarter, ovvero itch.io, cosa che gli ha consentito da un lato potremmo dire un contenimento dei costi, ma soprattutto ha reso possibile fare la campagna di raccolta fondi per beneficenza. Infatti chiunque abbia sostenuto Prism all'inizio nel crowdfunding ha potuto fare un versamento in beneficenza alla Gilda del Cassero, un'associazione che si occupa di diritti civili ed LGBTQ+ all'interno del mondo del gioco di ruolo. Considerando quindi il tipo di piattaforma e i risultati del crowdfunding, si può dire senza ombra di dubbio che quello di Prism è stato un successo straordinario e fuori dalle righe per quanto riguarda il panorama GDR italiano, che tra parentesi noi siamo anche stati molto felici di aver potuto sostenere. Vediamo quindi insieme come funziona questo gioco di ruolo. Innanzitutto Prism si fonda su dei pilastri ben precisi che vi ho già un po' anticipato. Il primo è esplorare la distopia. Infatti noi non solo la creeremo, ma una parte significativa e attiva del gioco sarà proprio vedere come la distopia entra in gioco, come i nostri personaggi, le nostre anomalie, ma ci torno tra un momento, la affronteranno. Altro pilastro fondamentale è quello del fare le scelte difficili, ovvero in un mondo distopico cosa significa fare una scelta, per esempio scegliere di salvare una vita o magari salvare la nostra? Dov'è che effettivamente si trova il confine tra bene e male quando è in gioco la nostra sopravvivenza ma anche quella degli altri, o magari quando sono in gioco i nostri diritti e quelli degli altri cittadini? Questo si riconnette anche all'altro pilastro, ovvero quello dell'affrontare la propria paura all'interno del mondo distopico che abbiamo creato. Anche questo vediamo come funziona in termini di meccaniche di gioco. E poi ovviamente, ma è inutile dirlo perché dovrebbe far parte di qualunque gioco di ruolo, quello della collaborazione e del sapere ascoltare. Vediamo quindi in che modo si divide il manuale. La prima parte riguarda per l'appunto quello dell'accordo al tavolo, ovvero è quella parte in cui dobbiamo sostanzialmente decidere quanto vogliamo fare lunga la campagna, dove giocheremo, facciamo in presenza oppure facciamo online, più o meno quante sessioni ovviamente, e soprattutto a quale filone distopico ci vogliamo ispirare per giocare la nostra campagna. In questo senso troviamo all'interno del manuale dei paragrafi che ci danno una panoramica di quelli che potrebbero essere. Vogliamo fare una distopia di tipo totalitario come quella di 1984? Oppure vogliamo fare qualcosa di post-apocalittico? Sì ragazzi, la post-apocalisse, se non lo sapevate, è una forma di distopia, o perché no, quella di una distopia cyberpunk come Blade Runner o quella del noto Brand per l'appunto. Senza contare che ovviamente ci possiamo ispirare anche ai nostri generi distopici preferiti, prendendo ispirazione da libri, da film, da serie TV come per esempio The Handmaid's Tales, perché no? Quindi la seconda parte ci introduce a quello che è la vera e propria meccanica di world building che andremo a fare tutti insieme. Di che cosa si compone infatti una distopia? Per crearla dovremo sostanzialmente stabilire qual è la minaccia. La minaccia è un dettaglio fondamentale perché all'interno di ogni mondo distopico effettivamente c'è
quella cosa esterna su cui poi l'autorità vigente è riuscita a creare una propaganda e magari fondare il suo potere. Il 1984, per esempio, era la continua minaccia della guerra delle spie esterne di Eurasia ed Estasia. Non è detto che questa minaccia sia reale, è una cosa che stabilite voi al tavolo. È una minaccia vera? È una minaccia non così tanto pericolosa come il regime e l'autorità vi stanno effettivamente raccontando? Questo lo decidete voi di comune accordo. Quindi decidiamo qual è il tipo di autorità che comanda questo mondo distopico. Un mega partito politico? Una teocrazia? Un'oligarchia composta da magari i più anziani capi delle più potenti corporazioni del vostro mondo? Soprattutto stabilite in che modo questa autorità è riuscita a sfruttare la minaccia per poter prendere il potere. E a questo punto veniamo a chi popola questo mondo. I due principali componenti che dobbiamo stabilire sono i conformi e le anomalie. I conformi, lo dice il nome, sono tutte quelle persone che sostanzialmente si sono adeguate allo stile di vita della distopia. Non è detto che vivano effettivamente bene, che ne siano dei sostenitori o che in generale non stiano male per il mondo in cui si trovano, però sono semplicemente quelle persone che per un motivo o per un altro hanno deciso semplicemente di adeguarsi. Nella live di prova, per esempio, che abbiamo fatto, abbiamo detto che potevano essere appunto persone normali, qualcuno semplicemente non si fa domande, qualcuno invece potrebbe magari essersi accorto che qualcosa non va, ma sostanzialmente non ha nulla di cui lamentarsi. E dulcis in fundo stabiliamo chi sono le anomalie in questo mondo distopico. Ogni racconto distopico che si rispetti effettivamente a quelle persone che si sono accorte che c'è qualcosa di marcio nel mondo in cui vivono e molto semplicemente non lo possono accettare e non possono adeguarsi. Badate bene che questo non vuol dire che essere anomalie significhi dover combattere attivamente l'autorità vigente del vostro mondo. Potreste essere semplicemente persone che hanno scelto in qualche modo di aggirare l'ostacolo, di non farsi schiacciare troppo, magari ogni tanto potrebbero, perché no, cercare di aggirare tutte le storture di questo mondo. Potrebbero essere, oppure, se decidete di giocare qualcosa di più guerrigliero, passatemi il termine, un gruppo che attivamente combatte l'autorità, ma questo per l'appunto lo potete decidere voi al tavolo, magari stabilendo quali tipi di anomalie effettivamente abitano questo mondo. Un giocatore potrebbe scegliere di giocare un tipo di anomalia e un altro potrebbe giocarne un'altra. Cosa molto interessante è che le anomalie in Prism non sono necessariamente singoli personaggi che gestite, potete gestire, se avete visto la nostra live e ve ne siete accorti, anche intere fazioni, che è una cosa, devo dire, molto divertente da giocare. Quindi scegliamo chi deve interpretare quale parte. Alcuni giocatori potrebbero voler interpretare molto semplicemente delle anomalie, singoli personaggi o appunto interi gruppi. Stabiliamo poi chi deve giocare la distopia. Effettivamente ci sarà un giocatore che dovrà appunto prendersi questa responsabilità. Essere la distopia sostanzialmente significa raccontare quali sono quelle entità che appunto agiscono in nome di essa, quali forze dell'ordine, magari quali enti in particolare entrano in gioco quando la distopia deve effettivamente diventare parte attiva all'interno della sessione. Soprattutto il giocatore o i giocatori della distopia, ma ve lo spiego meglio più avanti, dovranno decidere la portata dell'obiettivo che la vostra anomalia si è posta, dovranno decidere quanto pericolo e quanto ambiziosa è. Anche questo ve lo spiego su come si svolge una prova. E soprattutto, una volta fatta l'estrazione, dovranno raccontare che tipo di avversità potrebbero toccare alle vostre anomalie, raccontare quali sono i pericoli a cui sono andati incontro. Essere un'anomalia invece, come detto finora, appunto significa gestire un singolo individuo o un gruppo che semplicemente non riescono ad accettare i dettami del mondo in cui si trovano. Un'anomalia è composta da una serie di tratti che la caratterizzano, ma anche da alcune avversità che potrebbero ritorcerglisi contro quando cercano di effettuare un punto di svolta. Per capire come funziona vi mostro subito la scheda, in questo caso vi mostro quella digitale disponibile che potete trovare sul sito di Fumble GDR e anche di MS Edizioni, ma considerate che se volete fare invece un gioco con elementi al tavolo funziona tramite l'estrazione di questi tratti di paure, di avversità e di pericolo, tramite l'estrazione di tutte queste da un sacchetto, in maniera similare a Not the End, ma poi parleremo anche delle differenze significative che ci sono rispetto a questo gioco. Ecco, questa per esempio era la scheda del mio personaggio Soul Drakeson che ho giocato nella live che Claudio ci ha fatto provare. In questo caso però la vedete già con tutte quelle avversità e tratti nuovi che ho ottenuto nel corso dell'avventura. Ora, come funziona appunto una prova?
Il giocatore che interpreta l'anomalia deve dichiarare qual è il suo obiettivo. Badate che non deve dire che cosa vuole fare e come lo vuole fare, deve semplicemente dichiarare l'obiettivo che si è posto. Per esempio, facciamo finta che io in questo caso il mio obiettivo sia portare in un luogo sicuro un amico che è indesiderato dall'autorità. La distopia mi dirà quanto è ambizioso questo mio obiettivo e quindi mi dirà quanti tratti minimi io devo inserire all'interno della prova. Ovviamente mi potrà dire anche quali avversità mi toccano e quanto ho paura, ma potrei deciderlo anche io effettivamente quanto ho paura di affrontare questo punto di svolta. Soprattutto la distopia mi dirà anche la quantità di pericolo da inserire nel sacchetto a cui potrei andare incontro. Quindi io in questo caso sto formando il mio sacchetto digitale. Poniamo caso che io scelga di mettere temerarietà, ambizioso, perché effettivamente il mio obiettivo potrebbe esserlo. Scelgo di usare anche contatti pericolosi, potrebbero effettivamente tornarmi utili, e userò anche falsa identità. Ora, poniamo caso che il giocatore della distopia mi dica però che potrebbe entrare in gioco nel percorso il mio infortunio al ginocchio. Decide invece anche di chiamare in causa la mia falsa identità tracciata e mi hanno visto in faccia. Io dichiaro in questo caso di avere però paura 2 per quello che sto per affrontare. La distopia potrebbe dirmi che il pericolo equivale a 3 perché effettivamente è qualcosa di molto pericoloso cercare di portare un amico al sicuro magari durante una nottata di ronda, perché no? Come potete vedere qui mi dice clicca su questa casella per poter estrarre 3 oppure estrarre dal sacchetto se ce l'abbiamo. Considerate che potete scegliere di estrarre da 1 a 3. Vediamo se la fortuna mi assiste. Allora, in questo caso ho estratto paura, contatti pericolosi e pericolo. Non dovete necessariamente giocarli in quest'ordine. Il pericolo, magari, facciamo finta che la distopia mi dica che mentre mi sto dirigendo sul posto per salvare il mio amico, vengo fermato da un elicottero delle autorità vigenti, magari mi illuminano e vengo intercettato. Qui in questo caso io potrei narrare di come la paura mi blocca. Effettivamente essere stato colto in flagrante potrebbe effettivamente spaventarmi in qualche modo e io rimango lì congelato sul posto, oppure potrei scegliere anche di scappare. Come entra in gioco contatti pericolosi? Io magari riesco a ricordarmi che lì vicino c'è uno dei punti di estrazione di questi miei contatti. Potrei quindi narrare di come io riesco effettivamente a scappare da sotto la luce, da sotto il faro di questo elicottero che mi ha intercettato, e qui incontro i miei appunto contatti che potrebbero tornarmi utili e tramite loro riesco a raggiungere il mio amico e portarlo finalmente al sicuro. Considerate che potete anche rischiare effettivamente se non siete soddisfatti del risultato. Qui in questo caso possiamo estrarre altri token da 1 a 3 e vedere come effettivamente la situazione potrebbe evolversi. Facciamoci male, facciamo che io estraggo altri 3 token e vediamo cosa succede. Allora, ho estratto un altro pericolo, mi hanno visto in faccia e temerarietà. Il pericolo in questo caso potrebbe essere, e l'avversità soprattutto, potrebbe essere che non solo sono stato intercettato dalle forze dell'ordine, ma vengo addirittura circondato all'interno della via. Mi hanno visto in faccia, la distopia potrebbe raccontare che magari la polizia mi urla il mio nome, mi hanno effettivamente riconosciuto, non sono riuscito a sfruttare troppo la mia identità segreta, anzi non lo posso neanche sfruttare perché non è stata estratta dal sacchetto. Come mi gioco io la temerarietà? Considerate che l'ordine potrebbe essere diverso comunque. Potrei dire che nonostante la situazione io scelgo comunque di sfidare il pericolo e perché no, magari forzo il posto di blocco, riesco a scappare. Potrebbe essere una di quelle situazioni in cui trovo il passaggio segreto, oppure perché no riesco a fare qualcosa che riesce comunque di troppo pericoloso a tirarmi fuori da quella situazione in modo particolarmente temerario. Tutto sta in base a come voi scegliete di raccontarlo. Considerate inoltre che estraendo il pericolo l'anomalia potrà eventualmente raccontare appunto le conseguenze negative, come in questo caso essere intercettato dalle forze dell'ordine, e potrebbe anche in certi casi aggiungere una nuova avversità al mio personaggio. Per esempio appunto durante la nostra sessione di prova mi è stato aggiunto mi hanno visto in faccia e identità falsa tracciata. E soprattutto la paura quando entra in gioco
più paura estraete, considerate che significa che il vostro personaggio è sempre di più bloccato. Starà a voi raccontare come il vostro personaggio reagisce alla paura. Va nel panico? Si blocca sul posto? Cerca una fuga disperata? O cerca di aggredire magari i membri dell'autorità in maniera totalmente sconsiderata? A seconda della situazione, ognuno di voi saprà come poterlo interpretare al meglio. Non so se a questo punto vi sono chiare le differenze rispetto al suo, diciamo, fratello maggiore Not the End. Sono in realtà molto sostanziali, perché in Not the End, come dice appunto il gioco, voi rischiate per ciò che ritenete importante. Mettete i vostri tratti nel sacchetto descrivendo che cosa volete fare, avete i token negativi da estrarre e vi basta in genere estrarre un token positivo per riuscire in quello che fate, e quelli nuovi vanno semplicemente ad aggiungere dei dettagli narrativi in più. Mentre qui invece si tratta di dover semplicemente dire l'obiettivo finale, la cosa che volete raggiungere, e raccontare dopo, in base all'estrazione, come effettivamente lo fate e come eventualmente fallite, che se ci pensate è un modo molto efficace di descrivere il comportamento di un personaggio in un racconto distopico, perché sono racconti dove il rischio potrebbe effettivamente costarvi molto caro, in cui non è detto che riusciate effettivamente a compiere il vostro scopo. Potreste magari addirittura fare qualcosa di talmente sconsiderato da rimetterci la vita. Però a questo punto c'è una domanda che potreste farvi effettivamente: ma c'è un master in questo gioco o un narratore che dir si voglia? Soprattutto potreste pensare, il giocatore che fa il master è quello della distopia. In realtà la cosa è un po' più sfaccettata di così. L'etichetta sotto cui Prism si colloca è quella del Master Fluid. Mi spiego. Non è detto che per forza il giocatore che interpreta la distopia sia anche quello che conduce il gioco, perché anche questo dipende dal tipo di gioco che volete portare al tavolo. Se per esempio effettivamente il narratore, il conduttore è quello che interpreta la distopia, potreste ritrovarvi in una situazione come quella di 1984, dove il potere del partito è talmente imperante che il protagonista, Winston, deve cercare quantomeno di sviarlo, di cercare di fare le cose di nascosto, di combatterlo in maniera, potremmo dire, un po' passiva. Se invece scegliete che sia un giocatore che interpreta l'anomalia a condurre il gioco, vi trovereste in una situazione come quella di V per Vendetta. Pensateci, nel film o nel fumetto, chi è che effettivamente tira avanti i fili del gioco? Il potere politico, quello fatto dalla mano, dal dito, dall'alto cancelliere, o V che poco a poco riesce a toccare i tasti giusti per poterlo eventualmente demolire? Senza contare inoltre che questi ruoli di conduzione possono essere anche divisi al tavolo. Magari due giocatori interpretano la distopia, uno interpreta il potere politico, magari la parte quella più burocratica, uno interpreta quella magari legata all'autorità, al potere tipo di forze dell'ordine, di polizia, di intelligence, di spionaggio, che dir si voglia, e quant'altro, insomma. In questo modo potreste effettivamente creare qualcosa di misto. La stessa cosa la potete fare con le anomalie. Magari uno di voi conduce raccontando il punto di vista di un solo giocatore, mentre un altro invece vi racconta di come un'intera fazione si sta comportando. Magari quell'anomalia potrebbe essere uno all'interno di quel gruppo. Tutto, ripeto, dipende da come voi avete deciso di poter giocare, ed è una cosa che adoro, perché non è neanche prescrittivo come tipo di gioco. Non è che dovete necessariamente giocare anomalie che vogliono attivamente distruggere l'autorità o che siano guerrigliere. Lo potete fare, oppure potete scegliere di essere qualcuno che cerca di tirare a campare, che cerca appunto di poterla sviare al meglio delle sue possibilità, di combatterla magari in modo un po' più passivo. Condurre sostanzialmente poi significa poter dare tutta quella serie di spunti che possono aprire e chiudere le scene. Nulla di troppo diverso rispetto a come potreste aspettarvi da un normale buon master che si rispetti. Trovate tra l'altro all'interno del manuale tutta una sezione che vi spiega appunto come gestire le scene, come trovare gli agganci più interessanti possibili per poter creare dei punti di svolta, e come poter raccontare tutto questo mondo che insieme avete creato.
giocato. Tra l'altro questo approccio mi piace, secondo me potrebbe anche molto piacere non solo ai giocatori masterless ma anche a quelli amanti delle creazioni condivise, a giocatori magari dei Powered by the Apocalypse che giocano per poter eventualmente creare insieme l'ambientazione e scoprirne di volta in volta sempre più dettagli. Sì, lo so, ultimamente stiamo un po' troppo abusando di queste parentesi correttive dentro i video, ma c'è una valida ragione. Il video infatti era praticamente pronto e nel momento in cui stavamo registrando Prism era disponibile soltanto in versione digitale, ma abbiamo ricevuto una splendida notizia. Infatti sono aperti i preordini per poter ottenere Prism anche in versione cartacea e ve lo dico, io a Modena, se vi ricordate dal vlog, ho avuto modo di vedere una delle uniche 2 copie fisiche che al tempo erano state fatte così come dimostrazione ed erano veramente belle. Pertanto sono molto contento del fatto che ci sia anche questa possibilità. Nel momento in cui sto registrando questa clip so che è soltanto un preordine, probabilmente lo sarà anche nel momento in cui voi lo starete vedendo, ma sono certo che potrete acquistare anche voi la copia cartacea a Lucca Comics. In più, se avete sostenuto la campagna crowdfunding, dovrebbe esservi arrivato un codice sconto per poter acquistare Prism in bundle insieme non soltanto alla copia cartacea e al PDF, ma anche insieme a dei nuovi token riscrivibili, dei quali vi mostro qui una foto. Sono veramente belli, se fossi in voi un pensiero ce lo farei. Ho ricevuto questa notizia in anteprima dallo stesso Claudio Pustorino, che ringrazio, ovviamente non potevo divulgare le informazioni prima che non fossero pubbliche e mi sono dovuto affrettare quindi a inserire questa piccola parentesi. Quindi ora sapete che avete anche la possibilità di avere Prism totalmente fisico, possiamo andare alle considerazioni finali. Quali sono quindi le mie considerazioni in merito a questo gioco? Si tratta di un sistema dal punto di vista regolistico leggero, ma non leggero nelle tematiche che propone, e devo dire che portare un sistema non così troppo pesante dal punto di vista del crunch, ma che riesce in maniera efficace a farci vivere delle avventure distopiche, non è una cosa semplice da fare ed io devo lodare l'efficacia con cui lo fa. È un sistema che richiede poca preparazione da parte di conduttore e giocatori e molto veloce da apprendere. Un suggerimento che posso dare effettivamente all'inizio è che magari potreste iniziarlo in maniera un po' più tradizionale, con il giocatore che conduce, che è lo stesso che interpreta la distopia, come abbiamo preferito fare noi nella nostra live di prova. Come detto prima, non si tratta di un gioco prescrittivo nel tipo di avventure che vi propone, e considerate che il solo fatto di poter creare voi attivamente le vostre distopie e poter scegliere quali elementi la compongono diventano un modo per riflettere in modo attivo su tematiche molto profonde a cui magari inizialmente non pensereste. Per esempio, se la vostra distopia, come quella che abbiamo creato, è fondata sul fatto che sì, c'è una minaccia esterna fatta sostanzialmente di disperati ma dipinti come mostri che non possono accedere al vostro benessere, e se lo facessero voi ci rimettereste o diventereste dei mostri, allo stesso tempo ci sono anche delle ipercorporazioni che hanno praticamente trasformato i vostri diritti in qualcosa che vi dovete permettere come se fossero degli abbonamenti a delle piattaforme. Addirittura per poter entrare in un parco dovete avere un determinato tipo di abbonamento premium o comunque essere cittadini con un certo tenore di vita, dove la produttività viene premiata e la pigrizia viene vista come qualcosa di assolutamente nocivo. Tutto questo per dirvi che, volenti o nolenti, vi ritroverete molto a riflettere su quello che state facendo, ed è quello tra l'altro lo scopo delle narrative distopiche. Si tratta di racconti che esasperano elementi del nostro mondo reale per poterci farci riflettere in merito a questo. Il mondo di Cyberpunk Red 2077 ci fa vedere cosa succede in una distopia anarcocapitalista dove praticamente non esiste potere statale e siate alla mercé di grandi corporazioni che si fanno la guerra tra di loro, dove se fate un incidente la task force medica sceglierà di salvare il cittadino che ha l'abbonamento premium rispetto a voi che siete dei normali cittadini che hanno un abbonamento standard. Un suggerimento che vi devo dare per evitare l'errore che ho fatto io durante la live è di riflettere molto su come il vostro personaggio, la vostra anomalia in generale, reagirà nei confronti della paura quando questa sarà estratta dal sacchetto. Io credevo di averlo capito e invece mi sono bloccato a un certo punto perché non avevo effettivamente pensato a come il mio personaggio dovesse concretamente comportarsi di fronte alla propria paura. Nel mio caso ho fatto semplicemente che mi sono gelato di fronte a una situazione che non avevo previsto sarebbe poco a poco degenerata.
Pensate voi proprio a come il vostro personaggio pensa e si comporta e di come effettivamente potrebbe di volta in volta peggiorare man mano che la paura prende possesso di lui, o di come potrebbe reagire in maniera inconsulta. Si tratta tra l'altro di un gioco che fa molto affidamento alla componente del dialogo, della collaborazione e dell'ascolto, dove praticamente le meccaniche di sicurezza e il gioco attivo diventano un tutt'uno. Sarà molto importante al tavolo decidere quali tematiche volete affrontare e quali no. Un racconto come alla Handmaid's Tales, dove c'è la violenza sessuale, praticamente potrebbe essere qualcosa di non consono per qualche giocatore, o potrebbe essere qualcosa invece di interessante per tutti gli altri. Come sempre il dialogo viene sempre al primo posto. Il capitolo appunto legato alla sezione del collaborare ve lo spiega in maniera impeccabile e vi suggerisco di studiarvelo al meglio che potete. Tra l'altro Prism ha anche una serie di espansioni che poco a poco stanno venendo rilasciate in questo momento che vi parlo. Una serie di shades vengono chiamate, di sfumature. Questo perché tra l'altro la componente del colore che non vi ho detto, immaginatevi appunto un mondo distopico dove la componente del colore viene sempre meno e tutto diventa sempre grigio, metaforicamente. Un esempio che Claudio ci ha fatto durante l'intervista, per l'appunto in Schindler's List, dove è tutto in bianco e nero tranne il cappotto rosso della bambina che serve a focalizzare. In effetti come giocatori potreste focalizzarvi su quell'elemento di colore durante la storia che potrebbe in qualche modo dare una marcia in più narrativa, appunto quel cappotto rosso, quella luce del lampione, un arcobaleno che nessuno si aspettava di poter vedere. Sto improvvisando, ma potrebbe essere effettivamente qualcosa di consono. Dicevo, le Shades sono per l'appunto delle espansioni che vi consentiranno di poter giocare per esempio distopie fantasy o anche distopie noir, come potevano essere per l'appunto anche quelle di Blade Runner, perché ricordiamolo, era sì un cyberpunk ma che seguiva una narrazione del poliziesco investigativo noir. Queste erano le mie considerazioni su Prism, un titolo che vi consiglio assolutamente di recuperare e che tra l'altro, se siete interessati a poterlo acquistare, potete sfruttare il nostro codice sconto che MS Edizioni ha messo gentilmente a disposizione, Forum Sententiam 10. Lo trovate anche qui sotto in descrizione, che vi potrà far accedere a un 10% di sconto su tutto il catalogo di MS Edizioni. Ti rendi conto, Francesco, che stiamo diventando come i canali seri con i codici sconto? Cosa siamo diventati? Abbiamo sempre odiato. Quello che abbiamo giurato di distruggere. Esatto. No, non è vero. Siamo diventati noi la Battute a parte, io vi ringrazio di averci seguito fino a questo punto. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione, anche ai nostri social. Potete seguirci su tutti i nostri appunto pagine social come Facebook, Instagram, e unirvi al nostro gruppo Telegram se volete fare due chiacchiere più in tempo reale con noi sul mondo del gioco di ruolo. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime uscite. Mi sono mangiato le parole terribilmente, ragazzi, fa un caldo boia e sono stanchissimo. Daniele dal Forum Sententiam, chiudo.